Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026, un trionfo in parte inaspettato, in parte invece ampiamente prevedibile. Inaspettato perché chiaramente rispetto alle quote iniziali dei bookmakers e anche ai favori del pronostico proprio generali, nessuno si aspettava Sal Da Vinci, ma poi una volta che la kermesse musicale è iniziata, chiaramente si era capito che il cantautore napoletano avrebbe potuto portare a casa questo successo o quantomeno sarebbe arrivato insomma nella cinquina finale. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube qualora avesse piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like a questo video in particolare. Come detto, Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria nel Festival di Sanremo 2026, un festival che si è svolto tra non troppe polemiche in generale. La polemica principale è stata quella relativa alla scelta degli artisti in gara, questo ovviamente soprattutto nata quando c'è stato l'annuncio di Carlo Conti il 30 novembre e poi ovviamente anche un po' intorno al clima che si era creato e alla scarsa attesa di questo Festival di Sanremo, un po' per le Olimpiadi di Milano Cortina che sicuramente si sono prese la scena immediatamente prima della kermesse musicale, un po' per altri motivi. Allora, a mio avviso, la vittoria di Sal Da Vinci è meritata per quanto riguarda la sua carriera, un coronamento della carriera per Sal Da Vinci che ha alle spalle tanti anni di esperienza e un terzo posto anche se non sbaglio nel 2009, quindi comunque ha già calcato il palco dell'Ariston e è già arrivato a podio, questa volta invece è riuscito a vincere. Per quanto riguarda il mio gusto personale, io non avrei dato la vittoria a Sal Da Vinci, forse l'avrei inserito nella cinquina finale, ma la vittoria non gliel'avrei assolutamente data, ma questo ripeto è un giudizio soggettivo, quindi io faccio il mio commento e le mie valutazioni in base a quelli che sono i miei gusti. Per questo Sal Da Vinci, a mio avviso, non era da vittoria, ma questo non vuol dire che non la meriti, sono due cose diverse, perché io l'avrei messo sicuramente più dietro in classifica, ma è una vittoria che comunque è meritata sicuramente per la carriera. Ovviamente a me piace molto la canzone Rossetto e Caffè, lo dico chiaramente, se avesse portato quella canzone in gara, che ormai è uscita 2 o 3 anni fa, probabilmente avrei avuto un giudizio diverso. Dovendo giudicare questo brano, a me non dà le stesse sensazioni di Rossetto e Caffè, non mi colpisce allo stesso modo. Bisogna anche dire però che se Rossetto e Caffè l'avesse presentata a Sanremo qualche anno fa, forse lui neanche ci sarebbe arrivato sul palco dell'Ariston, non neanche ci sarebbe tornato sul palco dell'Ariston, perché chiaramente questo suo ritorno a Sanremo è dovuto principalmente al grande successo che continua ad avere sulla scia di Rossetto Caffè. Non a caso, sulle note di Rossetto Caffè lui ha fatto i suoi ingressi all'Ariston quest'anno e il pubblico intonava sempre quella canzone perché è rimasta nel cuore delle persone e anche Sal Da Vinci è rimasto nel cuore delle persone. È arrivato a conquistare questo successo davanti a Safe e a Dito nella Piaga che completano il podio. Beh, per quanto riguarda Safe, a me la canzone anche non ha convinto particolarmente, soprattutto al primo ascolto. Poi più l'ho sentita, più mi ha conquistato e mi ha convinto, quindi devo dire che alla fine ci può stare anche il podio di Safe, assolutamente. Sono contento per lui, anzi quasi avrei sperato nella sua vittoria ad un certo punto, perché è un ragazzo che mi sembra veramente per bene e mi sta anche molto simpatico, quindi sono contento e mi fa piacere che abbia raggiunto il secondo posto con Tu mi piaci tanto, mentre Dito nella Piaga ha fatto un festival di Sanremo, già lo dicevo nella serata cover, che ha vinto appunto con Tony Pitoni, ha fatto un festival di Sanremo pazzesco, spettacolare, primo posto, vittoria nella serata cover, ha ricevuto anche il premio per quanto riguarda la composizione musicale e poi è arrivata sul podio. Quindi più di questo veramente mancava soltanto la ciliegina sulla torta della vittoria del Festival di Sanremo e avrebbe fatto in play, ma al di là della vittoria o meno, credo che Tito Nella Piaga da qui possa solo che partire, possa essere un punto di partenza importante. Già era stata anche lei a Sanremo con Donatella Rettore cantando Chimica, lì il brano aveva avuto un grande successo, però a livello individuale non è riuscita ad incidere e a esplodere. In questo caso invece il successo è tutto suo, i riflettori sono tutti suoi e quindi io sono molto molto contento di quello che è riuscito a fare Dito Nella Piaga conquistando questo terzo posto. Arisa quarta e per me è un risultato un po' troppo esagerato per il brano, perché come ho già detto più volte durante questa settimana, Arisa sa cantare, c'è poco da dire e in Italia credo che siano poche le cantanti che si possano avvicinare alla voce di Arisa, però il brano non è da quinto posto, almeno a mio modo di vedere. Ripeto, è un giudizio personale e quindi io dico quello che penso, per me non è un brano da cinquina finale, ma poteva tranquillamente stare più dietro. C'erano magari anche altri brani di quel genere, su quella falsariga, tipo
quello di Levante o anche quello di Serena Brancale, che forse avrebbero meritato di più. Certo, anche la canzone di Serena Brancale, io dopo averla ascoltata avevo detto che non è che mi avesse colpito più di tanto, però quantomeno aveva un significato molto più profondo ed emotivo e da quel brano traspariva tutta l'emotività di Serena Brancale. Quinto posto per la coppia Fedez e Masini, una delusione totale dal mio punto di vista perché sì, sono arrivati nella cinquina finale, ma mi aspettavo quantomeno un podio per una canzone che è veramente bellissima, ma che ha pagato un po' alcune percentuali, soprattutto del televoto a questo punto. Non voglio dire che sia stato un flop perché un flop non lo è assolutamente, voglio dire, arrivi nella cinquina finale, è un risultato incredibile. Però dalla coppia Fedez-Masini che partiva favorita, poi comunque sembrava dovesse giocarsela con Serena Brancale, arrivare quinti non è proprio il massimo. Bisogna fare anche un'analisi dei dati per le votazioni, perché sono stati tutti molto ravvicinati, sono arrivati tutti lì, almeno Saldavinci, Safe e Dito nella piaga, perché Saldavinci ha ottenuto il 22,2% di preferenze totali, Safe invece il 21,9% e Dito nella piaga è riuscito ad ottenere il 20,6%, quindi tutti nell'arco di meno di 2 punti percentuali, un qualcosa di clamoroso che è stato un Festival di Sanremo tirato fino alla fine, più dietro invece Arisa e soprattutto Fedez e Masini che, come dicevo, hanno pagato il televoto perché andando a vedere le percentuali di televoto, io mi aspettavo che dominasse Sal Da Vinci, non c'è stato un vero e proprio dominatore, ma colui che è riuscito ad avere le maggiori preferenze da parte del pubblico è stato Safe con il 26,4%, mentre Sal Da Vinci ha avuto il 23,6%, di Della Piaga invece era quarta con il 18,9% di preferenze per quanto riguarda il televoto, dietro la Risa ma leggermente perché la Risa ha ottenuto il 19,2%, Fedez e Masini nettamente indietro con l'11,9%, quindi probabilmente in base a queste statistiche che vediamo a patire un po' il televoto è stato sicuramente Saldavinci nel confronto con Safe invece ha patito le altre giurie che a quanto pare l'hanno piazzato più indietro perché Saldavinci è riuscito a recuperare circa 3 punti percentuali di scarto che aveva avuto in meno nel televoto. Il gap tra Dito nella Piaga e Arisa era veramente minimo, quindi io credo che la sala stampa e Radio e TV abbiano premiato più Dito nella Piaga, soprattutto le radio, immagino che abbiano premiato di più Dito nella Piaga per quel brano, e quindi Dito nella Piaga è arrivata terza. Quindi questi sono più o meno i bilanci finali. Ovviamente devo spendere qualche parola anche sugli altri che non sono arrivati nella cinquina. Secondo me è deludente il piazzamento di Tommaso Paradiso. Ha fatto un festival di Sanremo quasi anonimo, direi, perché non è riuscito ad arrivare alla cinquina finale quando invece al momento dell'annuncio del suo nome sembrava essere il favorito assoluto, o quantomeno uno dei grandi favoriti, e invece ha chiuso soltanto decimo nella serata cover, non ha brillato particolarmente. Ottimo sesto posto di Night invece davanti a Fulminacci settimo posto per Fulminacci che io invece avrei convertito in un almeno quinto posto, l'avrei visto molto bene nella top 5. Grandissimo risultato per le bambole di Pezza che sono arrivate tredicesime, perché da band indipendente che comunque conoscevano in pochi hanno ottenuto un tredicesimo posto che secondo me è più che meritato, quasi speravo nella top 10 per loro, non è arrivato alla top 10, è arrivato un tredicesimo posto che secondo me però vale tantissimo, che fa il paio poi con il quarto posto, quindi chiusura ai piedi del podio nella serata cover in cui hanno fatto una prestazione spettacolare, quindi grandissimo festival di Sanremo anche da parte delle bambole di Pezza, perché chiaramente bisogna sempre giudicare il risultato in base poi al percorso che si fa e da dove si viene. Tommaso Paradiso, come già detto, è arrivato davanti alle bambole di Pezza, ma arriva con un curriculum diverso al Festival di Sanremo rispetto alle bambole di Pezza. L'ultimo posto è stato per Eddie Brock e penultimo per Mara Sattei. Su Mara Sattei sono veramente in disaccordo, pensavo e speravo che potesse comunque guadagnare qualche posizione in più perché l'avrebbe meritata. Per Eddie Brock credo che invece era abbastanza probabile il suo ultimo posto, penso che se la giocassero lui e Chiello che invece è arrivato 25esimo alle spalle di Patti Bravo.